lettrici e lettori di fumetti. Oggi sono qui non per portarvi uno dei miei soliti video o quant'altro, ma per introdurre dei nuovi video, una nuova tipologia di video che aggiungerò ad una nuova playlist. Gli argomenti trattati saranno sempre legati al nostro magnifico mondo del fumetto. Buona visione! In particolare, in questa prima puntata andremo ad analizzare se era meglio il fumetto di un tempo, il manga di un tempo, o sono meglio i manga attuali. Senza ombra di dubbio, per me erano quelli degli anni scorsi, addirittura dei decenni scorsi, per un semplice motivo, perché ormai in Giappone e anche in America vengono pubblicati miriadi di titoli e nessuno, secondo me, privilegia, padroneggia sugli altri, mentre in passato era molto più probabile, essendoci meno titoli, trovare anche il capolavoro del secolo, perché la gente, il mangaka, lo scrittore, i disegnatori si impegnavano per cercare di portare qualcosa di innovativo. Ormai in questi ultimi anni del fumetto, del manga, si è detto tutto, trovare opere che si esaltano su altre non è facile, anzi devo dire che siamo molto molto peggiorati, ormai tutte le opere sono molto similari una con l'altra, con molti difetti e ahimè pochissimi pregi. Forse anche nei titoli contemporanei potremmo trovare un ottimo manga, un'ottima lettura, un capolavoro, non so, un qualche titolo degno di rappresentare e di superare, oltrepassare le opere scritte in passato. Ma questo non ci è dato saperlo per il momento, visto che molte opere che ci vengono consegnate attualmente sono ancora in corso in patria e sarà l'avvenire, saranno gli anni futuri a decidere se questi titoli, uno o più di questi titoli riuscirà a rientrare nel vero degno capolavoro. Ora come ora, delle opere contemporanee si spera solo che arrivino titoli apprezzabili, non saranno innovativi, solamente alcuni appunto spiccheranno su altri, ma l'importante io ciò che guardo adesso nelle letture è che mi sappiano coinvolgere, mi diano delle emozioni e riescano in un qualche modo a rimanere indelebili nella mia mente, cosa che purtroppo le opere attuali difficilmente eseguono questo compito, assolvono questa funzione. Ciò che si spera di trovare in queste nuove letture è un buon livello di scrittura e una buona grafica e con un tratto che magari si distingua dagli altri tratti artistici del passato o anche di quelli contemporanei, che abbia uno stile proprio suo, come può essere ad esempio un attacco dei giganti oppure un Dien Fu, lo vediamo qua, che tratta uno stile grafico personalizzato, lo riconosci subito, come può essere anche uno stile di Inuasano, molto particolare e inconfondibile. E invece nelle opere attuali pochi mangaka fanno questo, anche scrittori americani. Sono tutti lo stile di disegno molto stereotipato, abbastanza canonico e facilmente riesce a distinguere a quale categoria, a quale genere appartengano, proprio perché il disegno è molto standard, anzi adesso tendenzialmente non vengono neanche più curati negli shonen, i fondali, come accadeva un tempo. Un tratto di disegno che non per forza deve essere accurato, preciso, maniacale e deve piacere a tutti, ma deve essere uno stile di disegno funzionale alla storia e non è che il disegnatore non sia capace di appunto svolgere la sua arte, ma è proprio il suo stile personalizzato che deve emergere quando leggo un tipo di fumetto, non il classico disegnino fatto proprio con lo stampino. Da lettore, un mio modestissimo parere, posso dirvi di cercare i titoli tra le opere del passato. Sono sicuro che coniugando bene genere e categoria troverete un titolo che vi andrà bene, vi darà tante soddisfazioni, senza dover per forza andare in fumetteria e cercare il titolo che va di moda adesso. Senza fare nome, ci sono molti titoli che sono iperblasonati, ma alla fine non portano da nessuna parte. Questo è un mio pensiero da adulto verso un'altra persona adulta, perché se andate a prendere un ragazzino di turno, sono convinto che
si fionderà immediatamente su letture che vanno di moda adesso, che sono di per sé piuttosto frivole, che vi lasceranno poco e non insegneranno un granché. Sono letture piuttosto tamarre e trascurabili. Da lettore appunto più adulto direi di se devo spendere dei soldi, io mi propongo e promuovo quel tipo di opere che vi lasciano qualcosa. Va bene anche l'opera di intrattenimento, ma devono essere una piccola parte, per come la vedo io, rispetto a tutto il resto della mole di volumi acquistati, di opere acquistate. Quindi, ricapitolando, sono meglio le opere del passato, le opere del presente o quello del futuro che verrà? Fatemelo sapere voi nei commenti cosa ne pensate e se vi può piacere questo genere di format introdotto. Mi raccomando, quindi commentate, lasciate un like e iscrivetevi al canale per supportarmi e portare sempre più nuovi contenuti. Ciao gente, al prossimo video!